Ti ho preceduto. Durante il weekend me lo Durante il weekend, no, sventratino. Mentre io stavo al mare, i follower più attenti possono vedere la mia colorazione rosso paonazzo, perché ho dimenticato la crema. Scusate, tu hai aperto lo Spectral, ma perché Giulio? Perché dietro la Spectral c'è un mondo. Oh, un mondo che allora io conosco perché sono stato possessore di Spectral diversi anni fa, un pre e finale, un 100 il finale e un 20 il pre. O 12, Il 12, il 12. E il 12 esatto. Però è un marchio che mi ha sempre molto, molto affascinato. Sì. Questa volta, così, per una sorta di congiunzione astrale, sono capitati qui da noi un pre, quello diciamo importante, cioè il DMC30 nella sua versione SL. E scopriremo poi tutta la storia La genia, esatto. e il finale il 250. Altro finalone, insomma, che ha fatto abbastanza la storia Importante, sì. di questo marchio. E la potremmo considerare quasi una prova vintage, anche se si tratta Sì. di un vintage relativamente moderno, nel senso che poi sono prodotti, ad esempio il 30 è evoluto, ma è assolutamente ancora a catalogo. Entriamo nel merito. Esatto, posso solo dire che mi sento particolarmente emozionato perché per me Spectral è stato ed è un marchio di grandissimo pregio e che ho sempre desiderato e che solo una volta nella mia vita sono riuscito a permettermi. A tra poco, ciao! Allora Giulio, questa è una delle poche volte, allora non guardo in camera quando parlo, oggi farò uno sforzo esagerato per farlo. Questa è la prima prova che noi facciamo nella quale ci soffermiamo di più sulla storia del marchio piuttosto che sulla descrizione. Perché questo? Perché Spectral è un marchio che merita una descrizione storica molto approfondita. Dunque, il personaggio dietro a Spectral è un signore che si chiama Richard Fryer. Non è un ingegnere, lui ci tiene molto a specificarlo, ma è una persona, figuratevi, che ha una formazione come psicologo e viene da una famiglia di scienziati e di musicisti, e la cosa interessante è che gli anni della sua, chiamiamoli giovinezza, sono stati più o meno coincidenti con gli anni della diffusione a larga scala dell'elettronica di consumo in quella che è stata in qualche maniera la culla dal punto di vista territoriale, cioè la California, la Silicon Valley. E il giovane Fryer, che tra l'altro aveva avuto anche una formazione da pianista, si ritrova rapidamente coinvolto nel mondo dell'audio high-end come commesso di negozi, come consulente di aziende, ma di aziende importanti, parliamo di Marantz, parliamo di Scientific Audio Electronics, SAE, insomma parliamo di marchi di grande peso. E a un certo punto, proprio perché lui aveva la possibilità insomma, di accedere a questi prodotti importanti della nascente industria high-end, mette su una sorta di fanzine, una sorta di piccola rivista che all'epoca si contendeva il mercato americano con The Absolute Sound. Absolute Sound a un certo punto apre agli inserzionisti pubblicitari. Lui, per mantenere ferma la sua indipendenza e non dover scendere a compromessi con il mondo della produzione, chiude la rivista. E a quel punto, siccome c'erano degli abbonati che avevano pagato, mi viene da ridere. Lui dice, vabbè, allora, anziché restituire soldi, restituisco l'equivalente in dischi, in vinile, di una nascente etichetta discografica che si chiamava Crystal Clear Records. Ed era una etichetta focalizzata sulla realizzazione di dischi di qualità speciale e dove il super tecnico della situazione era quello che poi sarebbe diventato
il progettista capo di Che chissà se è ancora vivo. Boh, non lo so. Qua parliamo di persone che oggi sono piuttosto anzianotte. Sì, Fryer credo che abbia superato i 90. Sì, qualcosa del genere. Oh, la cosa interessante è che la frequentazione da parte del signor Fryer di, ad esempio, Hewlett Packard e Fairchild, Hewlett Packard e gli strumenti di misura, Fairchild la componentistica, lo portano ad avere un approccio al mondo della riproduzione dell'audio assolutamente di tipo scientifico, cioè nulla è lasciato alla interpretazione, il tutto deve avere fondamenti scientifici, misurabilità. Anche perché, apro e chiudo una parentesi brevissima, moltissimi di voi avranno la sensazione e il ricordo che l'HP è quella che fa le stampanti o che fa i computer, È vero. ma non è così, perché l'HP prima di tutto ha un pedigree spaventoso sugli strumenti di misura. Quindi attenzione a questo tipo di cultura, perché la cultura a cui fa riferimento Giulio è una cultura di strumenti di misura di livello che facevano lo standard. Assolutamente. Ecco. E cambiamo il buon Fryer a un certo punto decide che il tipo di strumentazione che lui aveva a disposizione per le recensioni che aveva fatto sino ad allora per la sua rivista non lo soddisfaceva e essenzialmente non era soddisfatto della prestazione sonica dei vari preamplificatori. Decide quindi di costruirne uno che si chiamava Model 1. Questo Model 1, che si chiama Evaluation Pre, cioè preamplificatore da valutazione, quindi nasce come uno strumento di misura, quello è l'approccio, viene rapidamente adottato dalla gran parte dei recensori americani, chi se lo poteva permettere, chi non se lo poteva permettere lo desiderava, e questo ha costituito la base per quella che poi mi pare che era il 77, diventerà la futura Spectral, che nasce appunto come costruttore di preamplificatori e solo successivamente arriva ai finali. Preamplificatori che, oltre quello che ha menzionato Giulio, che non è neanche nella storia del sito, tra l'altro il sito di Spectral sembra aggiornato uscito da al un 2000, videogioco sì. degli anni 80 e 90, sì, è una cosa un po' particolare. Nella storia di quel sito voi trovate il 12 che era un telaio singolo, il 15, il 20 che era un telaio doppio con alimentazione separata, e poi trovate tutte le declinazioni di questo 30, e dopo andremo meglio a specificare che cosa vuol dire, anche perché il 30 che comprate oggi esteticamente è identico a questo, ma all'interno ha numerose differenze. Altra cosa, i prodotti Spectral uscivano con una cadenza almeno di 4-5 anni, cioè non c'era la necessità di buttare sul mercato prodotti nuovi. Se c'era qualche innovazione tecnologica che gli consentiva di fare delle migliorie, dopo test fatti in maniera pazzesca, loro buttavano sul mercato il nuovo modello. Quello che tu hai detto, usciva, ora la produzione Spectral sembra un po' congelata. Sì. Sembra che loro dicono che sono ordinabili e consegnano, ma è parecchio tempo che non consegnano, che consegnano con grandissimo ritardo, quindi non si sa esattamente in questo momento qual è l'intenzione della Spectral. E poi Fryer è anzianissimo, non lo so il progettista se è ancora vivo o no, insomma è un'azienda che, essendo fatta da una singola persona e che incarna totalmente l'ideologia e i valori di una persona, ovviamente ne è legata anche dal punto di vista della salute e quindi oggi noi non vi sappiamo dire se uno Spectral si può ordinare e si può comprare. Fatto sta che c'è ancora un certo mercato dell'usato abbastanza fiorente, e quindi noi ci siamo trovati queste due macchine meravigliose e abbiamo voluto condividere con voi, indipendentemente un po' da Spectral come oggi, l'emozione che ci ha portato e trasportato e quello che vuol dire, perché Spectral è proprio l'incarnazione dell'idea di una persona. E secondo me, quando si arriva a questi livelli dell'audio high-end, io trovo che ci sia un po' una sorta di poesia, cioè qui non si parla più di va bene, va male, e qui state ragionando dell'opera di una persona,
del distillato del pensiero di una persona che si riversa all'interno di un apparecchio. E mi viene da dire una cosa dal punto di vista tecnico, uno schema magari preso da internet o magari preso da un datasheet sicuramente suona e può suonare anche bene. Qui stiamo a un altro livello, cioè qui stiamo alla personalizzazione della progettazione al fine di trovare il miglior suono per Fryer in questo caso. Quindi è proprio una scienza e una creatività vera e propria che è diverso da realizzo lo schema secondo il datasheet perché sicuramente funziona e suona bene. Altro capitolo, Sì, ci mettiamo proprio il titolo, Sì. altro capitolo. Fryer concepisce, e Spectral concepisce, i suoi prodotti come un sistema. Secondo la loro filosofia, pre e finale debbono essere entrambi Spectral. Mischiare un pre Spectral con un finale di un altro produttore e viceversa è quasi un sacrilegio. Addirittura arrivano al punto che negli anni, direi tardi anni 90, primi anni 2000, loro iniziano una collaborazione con la MIT, perché forse qualcuno di voi si ricorderà, alcuni cavi MIT avevano una sorta di scatolotto grigio scuro, all'interno del quale c'era loro lo chiamano network, un circuito. In realtà questo circuito a cosa serviva? Serviva a evitare danni al diffusore causati dall'eventuale autooscillazione di questi amplificatori dei primi Spectral che in talune condizioni operative potevano esibire questo comportamento. E succedeva. Tanto che i finali Spectral soprattutto erano un po' delicatucci e dovevi stare molto attento a utilizzare quei cavi per evitare danni alle casse e all'amplificatore. Poi nell'arco degli anni questa cosa è completamente scomparsa. È completamente scomparsa. Anche perché uno come Fryer non è che mette il relè in uscita, tanto che pure questo finale fa il toc che a te non piace. No? Certo. Esatto. Quindi era una filosofia che poteva essere sposata ma che ovviamente ti obbligava, oltre a comprare un amplificatore Spectral che già costava tanto, anche a comprare i cavi MIT che certo non ti regalavano. Che non te li regalavano. Però diceva Fryer, sì, ma questo finale va in autooscillazione perché tu lo stai utilizzando magari con un preamplificatore non nostro. Sì. Se tu usi tutto il sistema, pre, finale, cavi, vedrai che la vita ti sorride. Però andiamo alla descrizione. Andiamo alla descrizione. Perché abbiamo chiacchierato una nuovo cifra. capitolo, descrizione. Descrizione. Allora, qua partiamo dal preamplificatore, il 30 nella sua versione SL. Quindi è il secondo 30 che è uscito. Il successore, che è SC, che si chiama SS, e poi attualmente ci sono un SC e un SV. Per l'epoca la grande innovazione era il telecomando. Eccolo, il telecomando, perché cambiamo camera e facciamolo vedere bene qua. Cominciavano a essere presenti diversi telecomandi e gli Spectral non ce li avevano, la richiesta c'era e quindi c'è un telecomando che molto bello, tutto in alluminio, insomma una cosa particolare. Che agisce su un potenziometro motorizzato. Che poi vedremo, che è bellissimo. Bellissimo. Però non è ancora il Super Fader Technology che arriverà con il 30 SS, che è un controllo di volume pazzesco, realizzato con una tecnologia spaziale, sì, perché fu realizzato in collaborazione con degli ingegneri usciti dalla NASA, quindi delle lavorazioni che per l'epoca erano follia pura. Ingressi ce ne sono 6, Sì. Un ingresso solo è XLR, Il sesto, poi ci sono i classici tasti tape mono, fase e muting, il balance e il livello d'uscita. È interessante notare che il tutto viene fatto con questa barra che vedete poi in sovraimpressione, eccolo qua, Sì. E che poi corrisponde, lo vedremo nello sventramento, con un movimento a scatti di un motore passo passo collegato direttamente con il potenziometro del volume. Benissimo, il finale invece è un finale
Semplicissimo, ingressi bilanciati, sbilanciati, uscite piccole per le casse, non vi aspettate dei binding post di quelli Sì. moderni, super belli, anzi sono piuttosto scomodi, con questa grossa aletta di raffreddamento al centro e questi maniglioni che contraddistinguono i modelli più moderni. I modelli più moderni. Allora, adesso io sono pronto per lo sventramento, che hai già fatto tu qui sopra, ma non per il finale. Ma Però. non per il finale, Non assolutamente. per il finale. Ok, a tra poco. No. Allora Giulio, la prima cosa che voglio far vedere ai nostri cari followers è il fatto che questo preamplificatore ha dei circuiti logici un po' particolari. Infatti, dimentica sempre le impostazioni. Accendo? Vai. Ecco qui. Ho la selezione degli ingressi, non c'è, giusto? Mi Non c'è, confermi? ti confermo. Premo? Provo? Vai. Ecco qua. Stessa cosa per il volume, che è a 0. Infatti vediamo come adesso avanza. Ma a proposito di volume, vieni qui. Inquadramelo per piacere. Aspetta che sto Sì. inquadrando. Muovi un po' ancora il volume. Eccolo, ecco. Va bene, adesso. Guardiamo come è fatto il potenziometro del volume, la regolazione del volume. Motore passo passo giapponese. Sì. Questo che non so esattamente meccanicamente come si possa definire, mi viene in mente disgiuntore di coppia, ma avrà sicuramente un altro nome. Cari follower, chi di voi lo sa è pregato di scriverlo nei commenti. E poi questo potenziometro del volume ha 4 sezioni della Noble. 4 sezioni perché? Perché è bilanciato 1, 2, 3 e 4, che poi è stato sostituito nelle versioni successive Dal super fader. esatto, dal Super Fader, che è un pochino più grande, tutto E poi è un in- barilotto è un fondamentalmente, barilotto. ma è tutto costruito a casa, quindi Esattamente. Quindi vieni qui al circuito stampato che è spettacolare. Questo, come abbiamo del resto avuto già modo di dire nella descrizione, mi fa venire in mente una elettronica di uno strumento di misura dell'HP. Sia la costruzione che la qualità del circuito stampato che l'ingegnerizzazione sono veramente uno spettacolo per gli occhi. Sei d'accordo con me, assolutamente Giulio? sì. Bellissimo, veramente bellissimo. Allora, cominciamo dalla selezione degli ingressi. Questi sono relè che switchano gli ingressi, ok? Questi relè che switchano gli ingressi hanno poi questa selezione del livello, perché qui si può dare più 6 dB o 0 e altrettanto si può dare più 6 dB o 0 per il livello di uscita con questi altri due commutatori, ok? E questo si fa ovviamente una volta per sempre e poi non si fa più e quindi poi si richiude il coperchio, d'accordo? Questa poi è la regolazione del livello del tape out. Ci siamo? Veniamo poi qua ai circuiti di alimentazione. PowerVolt perché volevano cercare di riprodurre la bassissima impedenza che ha una batteria con un'alimentazione tradizionale. Possiamo vedere come l'hanno fatta. L'hanno fatta facendo sezioni di alimentazione completamente diverse a partire dal ponte raddrizzatore. Infatti possiamo vedere, caro Julius, che qui non c'è un singolo ponte raddrizzatore come c'è nella stragrande o nella totalità dei preamplificatori e in generale degli oggetti di alta fedeltà, ma ce ne sono ben 1, 2, 3, 4 e 5. Sicuramente una è per i servizi e le altre 4 sono per i 4 rami diversi dell'alimentazione, quindi sono separate a partire proprio dal ponte raddrizzatore. 7 condensatori di filtro molto grossi, questo è il filtro di rete. Vediamo poi questi ulteriori stabilizzatori e poi veniamo alle famose schede di uscita, quelle che hanno le revisioni diverse. Eccolo qua, di questi moduli. Eccolo qua. Allora, parte la costruzione spaziale, bellissima. giralo per favore. Certo, eccolo qua. Questo è un circuito stampato a doppia faccia. Un'ultima cosa dell'alimentatore che mi ero dimenticato di dire è a trasformatore, quindi è un trasformatore normale e non è neanche toroidale, mentre adesso va Certo. tanto la moda del trasformatore toroidale, questo invece è un trasformatore normale con un suo schermo. Perfetto. Ok? E poi qui possiamo vedere anche la scheda a ridosso
del pannello frontale con la logica di controllo, e che è una scheda che è rimasta esattamente identica anche con i modelli attuali. Connettori bellissimi, che secondo me sono fatti da loro, perché io non ho mai visto un connettore del genere. Sono isolati con degli anelli in Teflon. Certo. Tape monitor, ingresso bilanciato e poi gli altri 5 ingressi sbilanciati. Ok, Va bene, adesso passiamo al finale? Passiamo al finale, che ti ha tanto appassionato. Assolutamente sì. Ok. Allora, caro Giulio, meraviglioso, avviciniamoci, va. Cominciamo a vedere questo circuito, che è il circuito di protezione. Allora, la protezione di questo amplificatore, mi stai riprendendo? Sì, sì, sì. Avviene attraverso 2 livelli diversi. Questo è un livello che agisce sul segnale, e infatti possiamo vedere questi 2 cavi, che sono i cavi che dal pannello posteriore, dove ci sono RCA e XLR, finiscono qui dentro. Ovviamente queste sono protezioni che non intervengono direttamente sul segnale, ma monitorano il segnale in modo che il segnale stesso non superi le capacità massime dell'amplificatore. E questo relay invece fa il secondo livello di protezione, eccolo qua. E questo stacca proprio la corrente, la tensione 220 in ingresso. Eccolo qui. Ok? Questi sono i due grossi filtri EMI che sono direttamente sulla 230, mentre invece questo è il trasformatore che serve proprio per i servizi, quindi per i circuiti di protezione, che è completamente separato da questi enormi trasformatori che sono contenuti dentro questi due box, questi schermi in alluminio, alimentazione che è fatta attraverso, ecco, il filtraggio attraverso questi condensatori che sono della Nikon. No, Nippon Chemical. Ah, vabbè, sì, Nippon Chemical. Sì, Nippon Chemical, che sono messi direttamente a ridosso degli amplificatori finali, proprio per fargli fare meno strada possibile, quindi un maggiore apporto energetico sui transistor finali. Guardiamo poi la pletora di raddrizzatori, di ponti raddrizzatori, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per gli stati finali, e poi ce ne sono 1, 2, 3 e 4 per gli strati driver. Gli strati driver e tutto quello che viene prima nei circuiti di ingresso sono alimentati e stabilizzati attraverso questi transistor, e invece questa coppia di transistor sono quelli driver che danno poi il segnale ai transistor finali. Quindi è una architettura estremamente sofisticata, molto molto sofisticata. Transistor finali che sono 4, 2 coppie per canale, le uscite che sono fatte attraverso queste splendide torrette che utilizzano cavo canare. Facciamo un giro sul pannello frontale, giusto, pannello frontale. Interruttorone grande e grosso. Sì. Eccolo. E poi c'è questo che è la vaschetta posteriore. Qua davanti c'è la scritta Spectral Megahertz Power Amplifier. E qui corrisponde... in corrispondenza, mi sposto, c'è questo schermo che serve proprio per massimizzare il funzionamento della lampadina stessa, giusto? E isolarla. E isolarla, ovviamente. Poi facciamo vedere al volo i connettori, esatto, di ingresso, XLR, RCA e l'interruttore che serve per commutarli, e l'unica nota dolente di questo amplificatore, che sono questi binding post di vecchia che denunciano l'età avanzata del prodotto. Esatto. Qui praticamente ci puoi mettere solo le banane, Giulio, sì, no? perché il cavo, cioè le forchette rischiano di toccarsi. Sì. Il cavo spellato, il buco è veramente piccolino. E quindi non c'è vale la pena fare un'ultima inquadratura del gigantesco dissipatore. Sì, bellissimo. Ok. Va bene. Spero vi sia piaciuto Feelworks. Spero vi sia piaciuto. Andiamo all'ascolto. Cominciamo da lì, Giulio. Allora, il mio cuore vacilla, perché sinceramente, indipendentemente da quelle che poi saranno le nostre considerazioni soniche,
Per me Spectral, come altri, pochissimi altri marchi, è nel mio cuore. Sì. È nel mio cuore. Sono prodotti che mi sono sempre piaciuti tantissimo, lo abbiamo già detto prima di tutto per la filosofia e per il pensiero che c'è dietro, che già di per sé è arricchente. Hai proprio la netta sensazione di avere a che fare con un prodotto che dietro ha un forte pensiero e una forte caratterizzazione. Io ho trascorso molto tempo ad ascoltarmi questo prodotto, questa accoppiata. E l'ho ascoltata con le Marten, con le Parker Duo in questo ambiente. E al di là del piacevolissimo tempo trascorso ascoltando questo sistema, mi veniva da fare alcune considerazioni brevemente. Allora, è un suono questo di questi Spectral molto caratterizzato, molto personale. Se li ascoltate provenendo da qualsiasi altro tipo di amplificazione, vi rendete conto che c'è una differenza, cioè c'è questa sensazione di dettaglio portato agli estremi e la sensazione di velocità. Però è vero che la sensazione di velocità oggi sono in tanti amplificatori a dartela, il che significa che il grosso dei produttori si è reso conto che questa impostazione, tra virgolette, filosofica di Spectral è giusta, cioè questi signori a suo tempo ci avevano visto giusto, perché poi sono stati seguiti in blocco da tutto il resto dell'industria audio. E è interessante fare un paragone con i prodotti, con le amplificazioni high-end dell'epoca, quelle che noi abbiamo provato, ad esempio qualche Corran Johnson vecchio, qualche Audio Research vecchio, sembrano tutti, Mark Levinson, sembrano tutti molto più lenti, molto meno reattivi, molto meno pronti sui transienti. Questo, a dispetto del fatto che siano passati tanti anni, è totalmente attuale. Quello che forse non è attuale come tipo di impostazione sonica è questo suono che è veramente strenuamente alla ricerca del dettaglio, e qualcuno lo potrebbe definire un suono un po' radiografante, e non so se sia il termine giusto, però è vero che quella che talvolta viene chiamata fatica d'ascolto, io con questa accoppiata Spectral, con alcuni programmi, con alcuni dischi, l'ho provata, con altri molto di meno. L'altra cosa fantastica di questa macchina, di questa accoppiata, è la incredibile profondità. Forse un equilibrio armonico leggermente troppo spostato verso la gamma medio-alta, che in talune circostanze, con taluni dischi, ho trovato un po' eccessivo. Sì. Però, detto questo, passo dall'altro lato. Sì. Detto questo, mi viene da dire che oggi una accoppiata DMC 30 SL e 250 la paghi nell'intorno dei 4.000 euro il pre e il finale 5.000. 5.000. Allora, è concorrenziale con un prodotto attuale? Forse sì, forse no, nel senso, dal punto di vista della realizzazione tecnica, probabilmente è 100.000 volte meglio questo rispetto a un prodotto attuale realizzato, se vogliamo, in economia, ma con componentistica più moderna. Certo, per come la vedo io, 10.000 euro circa, poi saranno 9.000, saranno 9.500, quello che è, circa 10.000 euro non sono una piccola spesa per un prodotto usato, per un'accoppiata usata, no? Perché comincia a essere un costo non indifferente. Quindi non è una scelta da muovere con un passo sicuro, nel senso che bisogna pensarci bene sopra, anche perché poi c'è il discorso dell'assistenza. Normalmente le macchine Spectral sono macchine che non si rompono, se non i primi finali per quei problemi che avevano di autoscillazione, ma sono macchine estremamente affidabili e la costruzione la dice lunga su questo aspetto.
voi comprate la storia, comprate il pensiero e comprate il suono, perché questo suono è indubbiamente un suono che giustamente Giulio ha sottolineato come essere un suono estremamente radiografante e che secondo me è proprio personale, come è personale il pensiero di Fryer. Può piacere e non piacere. Se ti piace e ti appassiona, 10.000 euro spesi per questa coppia di pre e finale non sono assolutamente una cifra elevata. Se certo li mettete a confronto con un ascolto magari che non vi convince pienamente, magari la macchina moderna vi piace di più per questo aspetto o per l'altro, forse è meglio che rivolgiate lo sguardo da qualche altra parte. Se invece ascoltate e vi piace da morire, allora non c'è scelta, no? Non c'è, per come la penso io, per come la pensa Giancarlo, se avesse 10.000 euro probabilmente si ricomprerebbe. Ecco, quindi però è una C'è scelta da e un dire che gusto. forse senza arrivare a questa accoppiata qui, che è un'accoppiata molto importante, anche quella che avevo io, quindi il DMA 100 come finale con il prepiccolo, in qualche maniera vi riporta a quel tipo di filosofia sonica, ma spendete forse la metà, E poi va grosso modo anche, la metà. certo, e poi va anche vista cambiando camera da un altro punto di vista, cioè io posso anche comprarmi solo il finale o solo il pre e accoppiarci qualche altra cosa, anche Perché no? perché, ecco, adesso il preamplificatore, visto il fatto che molti DAC hanno delle sezioni di uscita con un livello molto alto e che spesso non c'è bisogno del pre, scegliere il finale da accoppiare a un DAC col pre integrato potrebbe essere una scelta eccellente, tenendo anche conto del fatto che ha una ottima capacità di pilotaggio, è molto potente e quindi può essere tranquillamente abbinato anche con diffusori piuttosto complessi. La prova noi l'abbiamo fatta indipendentemente dal fatto che i cavi MIT for Spectral non ce l'avevamo, ma volutamente, anche se ce li avessimo avuti, l'avremmo fatta con dei cavi normali, perché nel 90% dei casi chi compra questo finale o compra il pre non si troverà di fronte un cavo MIT for Spectral, ma un cavo qualsiasi. Per capirci, per chiarire quello che stavo dicendo prima, ho in mente un ascolto fatto ieri pomeriggio del Requiem tedesco di Mozart, dove c'è un enorme coro che a un certo punto entra piano e poi via via sale di intensità. Nel momento del climax, del momento della massima intensità, questo coro che riempiva completamente questa stanza, cioè sembrava di stare veramente al cospetto del coro, bellissimo. Io l'ho sentito forse eccessivamente duro, e gli mancava quella sensazione di naturalezza, forse potrei dire morbidezza, che ho ascoltato con altri amplificatori. Solo quello è il difetto, perché poi quando il livello si riabbassava era un'assoluta meraviglia. Quando ho ascoltato dei dischi di jazz o piuttosto di pianoforte solo, è un'assoluta meraviglia, assolutamente comparabile con dei prodotti odierni. Quindi ecco, è stato quel particolare lì che mi ha fatto pensare che dietro, sì, ci sono 20 anni di tecnologia, 20 anni di progettazione, forse 20 anni di componentistica prodotta da proprio chi realizza i componenti elettronici più avanzati rispetto a quelli che questi signori nel 2000, 2005, 3, 4 potevano avere a disposizione. Anche perché ricordiamoci, ma poi l'abbiamo visto nello sventramento, ma giusto per concludere il discorso che giustamente ha fatto Giulio, adesso noi siamo nell'epoca dello switching, quindi degli alimentatori velocissimi, dei semiconduttori velocissimi, ma non certo per questioni audio, ma per questioni di computer, perché sì, noi viviamo in un'era di computer in cui quello che conta è essere il più veloci possibile, e quindi chiaramente i costruttori attuali hanno a che fare e possono attingere da dei cataloghi di componenti che sono spaventosamente più veloci, per cui anche da questo punto di vista sono stati precursori di una tecnologia con dei mezzi che all'epoca erano dei mezzi assolutamente
come li possiamo definire? Innovativi. Sì, esatto, Innovativi. innovativi. Questo excursus che non aveva assolutamente alcuna pretesa di essere una prova, ma ci faceva piacere raccontare di questo marchio che ci ha appassionato e ci continua ad appassionare ad entrambi. E quindi, ecco, non è, prendetela un po' come un racconto di un pezzettino di storia dell'audio. Esatto, è più un pezzettino, non vorrei che venisse frainteso, hanno fatto la prova, no, allora, Spectral è una parte consistente della storia dell'audio e quindi abbiamo avuto la fortuna di poter avere questi due prodotti qui per un certo periodo di tempo e quindi ci è parso assolutamente giusto poter condividere con voi l'esperienza di Spectral e la storia di Spectral. Subscribe, campanella, speriamo che vi è piaciuto. Fatecelo sapere nei commenti. Fateci sapere più che altro se vi interessano queste puntate a carattere storico, perché possiamo mettere le mani su altri apparecchi vintage. Esatto. Ciao. Ciao.